L'opera che poi hai fatto qui e per cui ti ho chiamato anche in manifattura, che è Arno Immaginary Topography, è importantissima se ci pensi perché è il primo intervento site specific, tra l'altro su una bella scala perché parliamo di circa 350 metri quadri di superficie, a essere stato realizzato da Nota Museum, che di fatto è la piattaforma d'arte contemporanea di manifattura tabacchi che stiamo inaugurando con questa opera, quindi è un momento importantissimo e è il motivo anche per cui io ho scelto te, nel momento in cui mi sono trovata anche io insomma con una commissione, no? Scegliamo un artista che possa intervenire su questa colata di cemento grande, tra l'altro era una colata che è stata fatta quando la manifattura tabacchi è stata riaperta, insomma ritrovata dal fondo di investimento. Lì c'era un buco, un fossato ed è stato riempito, quindi i San Pietrini erano tutti crollati durante gli anni dell'abbandono, è stato riempito con questa colata di cemento. Mi sembrava che potesse incarnare la tua persona e la tua ricerca effettivamente la direzione che si vuole prendere all'interno di questo luogo, quindi un portare avanti un discorso, un dibattito e quindi non soltanto utilizzare l'ambiente come un aspetto cosmetico dell'opera d'arte, ma proprio appunto incidere sul dibattito contemporaneo rispetto ai temi appunto di rapporto tra arte e natura. Quindi Esatto, questo è un punto fondamentale per me. Ci tengo a fare delle opere che comunque portano dei concetti e aggiungono qualcosa al dibattito sulla crisi ambientale e climatica e ormai anche sanitaria che stiamo vivendo e non fare un'operazione di decorazione e neanche un'operazione di comunicazione. Quindi hai colto esattamente qual è la chiave, siamo già arrivati proprio al punto che il ragionamento che ho fatto per portare quest'opera ha dei concetti saldi nella ricerca scientifica, ma anche nell'attivismo ambientalista, climatico e sociale. E, e quindi quello che poi è la restituzione, questa immagine che può essere interpretata, no? Da tutti in maniera diversa, però poi quello che mi ha spinto a realizzarla è sicuramente legato a dei temi profondi che vanno al di là dell'estetica, del risultato visivo, ma vogliono far riflettere in qualche modo, no? ed è quello che di fatto succede con Arno Immaginary Topography fondamentalmente, cioè quello che hai fatto con questo intervento, appunto ne abbiamo parlato tanto, non è assolutamente, e non c'entra niente con la tua ricerca in ogni caso tutto ciò che è decorativo, ma è proprio un qualcosa che vuole visualizzare con un'operazione molto semplice a mio avviso. Quella che è fondamentalmente una realtà che non siamo più abituati a vedere e quindi restituire alle geologie, al terreno, al paesaggio il loro posto all'interno di quella che è anche questa architettura e che un tempo, come dicevi te, era a tutti gli effetti un paesaggio naturale che ora non lo è più. No, esatto, a volte diamo per scontato, no, l'ecosistema in cui viviamo ehm, perché c'è sempre stato, è intorno a noi, quindi l'abbiamo più che altro utilizzato come una risorsa. Il- la nostra società ha visto l'ecosistema come un qualcosa da utilizzare, quindi è un punto di vista estrattivista, no? Di estrarre le risorse per poi utilizzarle. In realtà è un equilibrio molto delicato ed è importante mantenerlo questo equilibrio per poi far sì che tutte le specie presenti sulla Terra vivono in sintonia, in simbiosi. Questo equilibrio si è incrinato, come abbiamo visto, e quindi è importante ripensarlo. E probabilmente durante la quarantena anche ci siamo accorti quanto è importante, no, il paesaggio e la natura e quindi ancora di più mi sembra doveroso fare un omaggio a questi luoghi.
Sì, il fatto che quest'opera è site specific e che è legata in qualche modo alla manifattura è sicuramente legata anche alla scelta dei colori, no? Quello che Mhm. abbiamo detto tante volte, perché se inizialmente io ho visto solo una foto, avevo mandato due render, uno più azzurro, ci avevo interpretato questa forma, che è appunto una forma molto, molto anomala, perché non è una forma regolare, ma è una forma completamente irregolare, che però a me è piaciuta molto perché mi ricordava già un paesaggio, però soltanto vedendo la forma inizialmente avevo pensato a un arcipelago, no? Quindi avevo fatto un lavoro più sul blu e poi ne avevo fatto uno più sul rosso. Poi quando sono arrivato qua non ho avuto dubbi, perché comunque le opere site specific vanno fatte guardando, visitando il luogo, perché è un'esperienza immersiva e il luogo ti dà quasi il luogo sceglie l'opera, è lo spazio che sceglie l'opera che deve accogliere, e quindi non ho avuto dubbi e ho fatto questo pattern di rossi che sono, se si prende un quadrato dei mattoni della manifattura, c'è una varietà di colori che poi sono quel pattern di colori che ho utilizzato per il wall painting. In questo caso si può chiamare floor drawing, non so come lo vogliamo chiamare, perché è un pavimento, non è un muro. E come mai hai scelto di partire dall'Arno? Cioè di mettere l'Arno al centro del tuo lavoro? Dopo il lavoro sull'Arno in realtà fa parte ehm, di un percorso di lavori che sto facendo sui fiumi, e quindi diciamo il match di quando lavori site specific, un po' l'ho spiegato, è quello di cercare di fare qualcosa che funziona per il luogo, però che funziona anche per la mia ricerca artistica, quindi questo lavoro si inserisce in un progetto a lungo termine sui fiumi che sto facendo a livello internazionale, perché ho fatto tante opere sull'acqua in generale, perché anche come ingegnere ero molto legato al tema dell'acqua, e anche come artista, perché l'acqua è la risorsa della vita, se le città nascono lungo i fiumi c'è un motivo, perché sono proprio la vita per l'essere umano, per gli animali, per le piante. In generale, quindi il tema dell'acqua è un tema che sento molto, e quello dei fiumi anche, perché l'ecosistema fluviale è un ecosistema complesso, le zone umide anche permettono la biodiversità e la protezione di diverse specie animali e vegetali, e quindi ho pensato che i fiumi in realtà in città negli ultimi anni, dagli anni 60 a oggi, sono stati sempre più abbandonati in realtà. In realtà invece ripristinare la qualità del fiume vuol dire anche migliorare la qualità dell'ambiente e della vita in città, e della città e anche dei cittadini. Quindi questi discorsi itineranti sul fiume in realtà prende una dimensione quasi politica, di advocacy, su voler ripristinare le qualità dell'acqua dei fiumi in città. E così Arno Immaginario Topografi, questo lavoro si va a inserire in una rosa di lavori che ho fatto dall'India, dove ho lavorato sul Gange, lo Yamuna, in Piemonte dove ho lavorato su Gesso e Stura, e sicuramente con i fiumi del Lazio, Tevere e Aniene, da cui faccio un lavoro di lungo, da molto tempo, insomma. Sì, infatti il fatto che la tua ricerca sia appunto multidisciplinare, inteso, cioè utilizzi diversi linguaggi, metodi e strumenti per portare avanti di fatto una direzione che è ben chiara, no? E questo non è una cosa così comune, perché sono termini che si utilizzano molto spesso, soprattutto recentemente, nell'arte contemporanea, tra inter, trans, multidisciplinare. Quindi in questo caso abbiamo detto che non è, cioè utilizzare effettivamente il linguaggio della scienza, gli strumenti della scienza è funzionale a un obiettivo, ok? E tu con, tra l'altro, il progetto che hai, che è Climate Art Project, che è un progetto invece transdisciplinare, porti avanti effettivamente questo obiettivo di sensibilizzazione, e cercando proprio di incidere sulla realtà in cui viviamo, non è soltanto attraverso il dibattito, no? Come abbiamo detto, ispirandoti a degli studi sociali e scientifici proprio sui cambiamenti climatici.
Quindi vorrei che mi raccontassi un po' di questo progetto e anche di come nel momento in cui appunto con la tua associazione ti interfacci di fatto con tante realtà, non solo col mondo dell'arte, però con le istituzioni, con delle imprese, quindi anche col mondo commerciale, quindi tra politico e commerciale. Quindi mi interessa sapere di fatto come porti avanti questo approccio. Eh sì, è diciamo, una pratica abbastanza complessa. Intanto la transdisciplinarità era diciamo, insita nella mia persona, in quanto sono un artista che poi è diventato ingegnere, ha fatto ricerca scientifica e poi è tornato all'arte, quindi avevo già delle ricerche parallele che si sono piano piano, lentamente, completamente sovrapposte. Quindi questa visione, questa multivisione da diverse angolazioni delle discipline e delle pratiche e poi delle pratiche artistiche, quindi già c'era. Cioè una parte sono queste ricerche incrociate, una cosa, in l'altra parte in realtà sono le pratiche, che poi utilizzo molte pratiche artistiche per poi restituire quello che è la ricerca concettuale. E, l'associazione è un altro strumento appunto per collaborare con istituzioni territoriali, istituzioni della cultura o altre associazioni ambientaliste o gruppi informali di attivisti per poi creare dei progetti complessi che coinvolgono diverse realtà. E, diciamo, l'output ultimo è un output che utilizza il linguaggio dell'arte contemporanea e mi interessa appunto utilizzare questo linguaggio per veicolare delle ricerche complesse transdisciplinari. Climate Art Project nasce dopo tanti anni di tentativi di mischiare arte, scienze e ambiente che comunque avvenivano nel mio lavoro sempre di più, però in una maniera quasi inconscia. Mi trovavo a fare dei lavori che effettivamente iniziavano a somigliare molto a quello che facevo nella mia ricerca scientifica e quindi non era una scelta consapevole, erano delle ricerche che si influenzavano. Invece nel 2015, quando mi è stato chiesto di fare un'opera sui cambiamenti climatici per il COP21, per la conferenza sul clima di Parigi, io ho detto aspetta un attimo, io qua ho delle competenze e quindi posso parlare in questa cosa da un punto di vista multidisciplinare e quindi ho fatto questo progetto che sin dall'inizio partiva come arte, scienza, ambiente. Il progetto poi è diventato un format che si ripete in diverse città perché a Parigi, come poi nelle altre tappe, quindi diventava un progetto itinerante, realizzavo delle opere di arte pubblica, poi delle installazioni, delle performance, per parlare un po' delle problematiche legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici, però anche parlare delle possibili soluzioni di adattamento e mitigazione. E poi in ultima parte cercavo dei momenti di disseminazione o di incontro con associazioni, attivisti, scuole e quindi poi questo format è andato in India, è andato a Venezia dove ho parlato di innalzamento del mare, è andato in Portogallo dove ho parlato degli incendi, le ondate di calore e così via. Effettivamente c'è tutto questo discorso ci collega anche ci porta un po' a quello che è la relazione che si viene a creare tra l'arte, cioè il mondo dell'arte, quindi e l'artista più nello specifico, e le istituzioni, giusto? Che siano appunto di tipo commerciale o politico, ma comunque a parte che appunto è interessante e non so appunto se me ne vuoi anche un po' parlare, un qualcosa che ci siamo detti è quello di appunto un po' inserire l'artista all'interno del processo decisionale delle istituzioni o comunque all'interno della progettazione dei luoghi, no? Accanto, quindi quando parliamo di questa
commissione tra discipline, noi stiamo parlando attraverso la tua ricerca di qualcosa che potrebbe avere effettivamente un atterraggio concreto, cioè di mettere un artista accanto a un architetto e uno scienziato e far sì che questo team effettivamente possa progettare un luogo. Sì, esatto, no? Questo è un punto molto interessante su cui cerco di fare una certa pressione, è quello di vedere l'artista come qualcuno che può dare un contributo a un'idea progettuale, quindi al processo progettuale, non diciamo colui che ultimo a cose fatte dà l'immagine, l'icona visiva, l'immagine visiva del lavoro. Quindi mi rendo conto che è una cosa più lunga, più complessa, però è anche la cosa più interessante, cioè mettere delle teste diverse, con delle forme mentis diverse, perché con dei linguaggi, utilizzo dei linguaggi diversi, appunto torniamo al discorso del linguaggio, però aumenta la complessità e tematiche complesse come i cambiamenti climatici, o anche la gestione di una città, perché la gestione di una città, il piano urbanistico, è qualcosa di estremamente complesso che deve tener conto tantissimi fattori, no? Ingegneristici, architettonici, ma anche sociali, anche culturali, anche antropologici, anche ambientali, e quindi è una complessità che va considerata. Quindi il tema è proprio questo: per affrontare la complessità ci vuole un punto di vista multiplo e più possibile complesso, e quindi inserire l'artista nel processo decisionale, no? O nel processo di progettazione serve a aumentare questa complessità. Ecco, questo è quello che cerco di fare quando sia quando mi rapporto con gli scienziati e mi dicono mi rapporto con gli scienziati e dico non mi chiamate per fare l'illustrazione della copertina del report scientifico, cerchiamo prima di condividere le ricerche per poi arrivare a un processo comune, parallelo, e cercare poi di creare un'immagine che è più legata al processo e magari influenzarci, scambiarci, contaminarci. Pensi sia azzardato fare un parallelo con quello che era anche il concetto e l'idea dell'artista rinascimentale? Sai, molto spesso dicono, sì, l'artista rinascimentale, Leonardo, aveva in sé tutti le capacità, sinceramente, però ecco, secondo me non dobbiamo ambire a quello, perché cioè, è difficile, no, che in una persona c'è tutto lo scibile, però è appunto per quello invece mettere insieme più soggetti e creare uno scambio, una condivisione dei saperi, poi riesce a fare una progettazione il più possibile oculata, quindi forse più essere permeabili allo scambio, mantenere un'apertura, non mantenere le rigidità che sono invece insite nelle discipline. Quello è il problema. I contro quali sono? Che si dice apriamo tutto multidisciplinare, poi si perde il rigore della specializzazione e diventa tutto molto superficiale, molto naif. E quello è un rischio, cioè io lo condivido, cioè, il rischio più grande di parlare di ambiente è di farlo in maniera naif, cioè di superficiale. Invece vogliamo comunque mantenere il sapere, cioè mantenere una conoscenza profonda, però considerare anche il possibile, altri punti di vista. E qui entra in gioco l'arte, perché l'arte è quella cosa che dà una visione sul possibile, sul futuro possibile, no? E quindi quella visione che magari va fuori dal coro, magari, no? Fuori da quello che uno è abituato a pensare, e quindi mostra un'alternativa. Ed è per questo infatti che credo che l'arte non debba mai entrare nel dominio di quelle che sono le discipline in sé intese, cioè appunto queste categorie di cui parli, l'alta specializzazione, ma deve essere sempre, cioè appunto è un mondo a parte, ma che entra in relazione con queste discipline appunto per mantenere quella sua aura di possibilità, cioè di rimanere nel mondo del possibile, che poi ispira le discipline a loro volta a pensare diversamente, cioè, o comunque a uscire fuori dagli schemi e a pensare diversamente. Sì, cioè da un lato sì, da un altro lato comunque
sarebbe anche molto buono che l'artista venga riconosciuto come un lavoro, no? Come un lavoro come un altro in realtà, perché questa cosa, soprattutto in Italia, non viene riconosciuta la categoria Mm. dell'artista visivo. E quindi adesso si parla molto di questo tema che per quanto è un lavoro sull'immaginifico, sull'immaginazione, però è comunque un lavoro, è un mestiere come un altro, al pari dell'altro, e al pari degli altri deve avere gli stessi diritti, no? E lo stesso riconoscimento. E poi sì, ovviamente deve essere un lavoro senza briglie che ha la possibilità di immaginare e di immaginare altro. Eh, Eh, Però questi due aspetti sono difficili, no? Perché da far coincidere, però cioè, questo sarebbe diciamo, l'ideale, riconoscere la categoria, però lasciarla libera di immaginare. mm, Va bene. Grazie allora Andrea per questa conversazione. Grazie a te. Bene.